Amiche, ben ritrovate sul mio canale, sono sempre io, Gabriella, in arte Briga Bijou, anche se in realtà oggi bijou non ce ne sono, tranne quelli che io ho indosso. Oggi cosa andremo a realizzare? Andremo a realizzare delle candele. Il video è in collaborazione con la Vivi Craft, che mi ha inviato un kit completo per realizzare delle candele. Se vi siete persa l'unboxing ve la metto nelle schede oppure giù nell'info box. E per tutte le iscritte al mio canale c'è un codice sconto riservato per voi, ve lo metterò qui, che è di $5 su un acquisto minimo di 40. Mi raccomando, guardate sempre quando fate gli acquisti il peso e tenete conto delle spedizioni e dell'eventuale dogana. Io lo dico sempre per correttezza. Allora, ovviamente il kit è composto da tanti pezzi che poi girerò la camera e passerò a mostrarvi. Adesso ve lo dico giusto così in generale, poi vi metterò le foto dei codici prodotti, del codice prodotto. Questo è il kit completo, al cui interno ci sono tutti i materiali che ci servono per realizzare le nostre candele. Al di là dei materiali che mi sono stati forniti dalla Vivi Craft, questo è l'altro prodotto, che sono dei contenitori dove noi andremo a colare le nostre candele. Ovviamente al di là dei prodotti che mi ha inviato ci vuole la cera, ci vogliono dei profumi. Se vogliamo ovviamente profumare le nostre candele potremmo farle anche in odori e badare solo al gusto estetico, e poi ovviamente servono anche i colori. Molte persone utilizzano anche i pastelli a cera ovviamente per colorarli. Io sinceramente non utilizzo i pastelli a cera. In ogni caso potete tranquillamente utilizzarli, ma non utilizzate colori ad acqua, perché comunque la cera è un materiale grassoso e quindi non va d'accordo con l'acqua. Quindi questa è una cosa su cui riflettere. Ovviamente ci sono i colori proprio per cera e ci sono anche le miche, che sono quei colori polverosi che si usano anche per i cosmetici. Quindi questa è una vostra scelta personale sulla colorazione, come una scelta personale sull'utilizzo della cera che ne volete fare. Ma partiamo dall'inizio, altrimenti poi non arriviamo al succo di quello che voglio dirvi. Prima cosa quindi che ci servirà: la cera. La cera in commercio ce n'è di tanta. La cera che viene più utilizzata è quella che utilizzerò io all'interno di questo video, è quella che si acquista in scaglie già miscelata di paraffina e stearina. Sicuramente non è la scelta probabilmente più ecologica, ma è quella praticamente più economica. Come vedete io qui ho, poi vi mostro delle foto, ho anche della cera d'api, ovviamente che tra virgolette una scelta più bio, perché quando brucia comunque già non inquina lei, ma quando brucia non dovrebbe non emette fumi tra virgolette tossici, cosa che invece ovviamente questa potrebbe, ma la usiamo da secoli, quindi non penso che per il tutorial di oggi farà grandi danni, anche perché quella di soia e quella di cera d'api, specialmente quella di cera d'api, ha un costo molto elevato, quindi io questa la utilizzo per fare eventualmente burro cacao o qualche prodotto per il corpo, quindi perché si usa anche nella cosmesi. Quindi io questa che ho acquistata in un negozio, insomma, Zen Store, la utilizzo per altri usi. Per i tutorial e per fare delle candele da donare io utilizzo questa, anche perché questa è già in parte colorata anche se c'è sbiancata ed ha già un sapore mieloso, cera d'api, ha un odore già di suo. Ok, dopodiché oltre la cera i colori come vi ho già detto sono molteplici, poi starà a voi decidere quali usare. Io oggi utilizzerò dei colori a base mica, perché li ho per le resine e quindi li utilizzo anche per le candele. Per quanto riguarda invece i profumi, le profumazioni, io utilizzo ovviamente gli oli essenziali, ce ne sono di vari tipi, ovviamente di varie qualità.
non starò a dirvi il dosaggio perché a seconda della qualità dell'olio essenziale che andate ad usare avrà ovviamente una persistenza maggiore. Io per le candele ovviamente, a meno che non sia una cosa che dovete donare e fare una candela super particolare, ma per i nostri hobby creativi vi consiglio insomma non uno super costoso. Io alcuni di questi li ho acquistati in erboristeria, altri li ho acquistati su Amazon in dei kit che ne contengono di più, anche perché ci sarebbe una storia da fare infinita anche sulle essenze da utilizzare sulle candele, quindi sull'aromoterapia, ma anche sui colori delle candele ci sarebbe una storia da fare, perché ovviamente come sapete le candele vengono utilizzate da secoli anche per una sorta di rituale, no? Quando mettiamo i lumini, quando vogliamo creare dei momenti particolari, quindi ogni candela, ogni colore poi ha un suo perché, ma qui ci vuole un video a parte, se vi interessa, video colori, poi me lo direte e vi spiego un po' i colori e gli aromi che si possono utilizzare nelle candele. Cos'altro si può mettere nelle candele? Ovviamente ho dimenticato i barattolini, ma si possono ovviamente usare anche delle erbe essiccate, camomilla, cannella, amice stellato, rosmarino è un po' troppo forte, si possono mettere le arance, i limoni tagliati a fette ed essiccati al sole oppure al forno, insomma, anzi, se state cominciando adesso, preparatevi, approfittate del sole ed essiccatevi un po' di agrumi e un po' di fiori. Quindi questo è quello che va dentro, poi ovviamente ci servirà per realizzare le nostre candele cera, spero di non dimenticare nulla, poi ci servirà ovviamente il pentolino per sciogliere la cera a bagnomaria, e ovviamente servirà una pentola in cui ovviamente andremo ad adagiare il nostro pentolino per sciogliere la cera, sempre a bagnomaria. Servirebbe anche un termometro di quelle digitali, vi metto una foto, io l'ho lasciato lì sul top della cucina, non ce l'ho qui con me, perché ogni cera poi ha un suo punto di fusione in cui quindi si scioglie, quindi mi raccomando non lasciatela incustodita, ma state sempre lì ad osservare. La cera di stearina intorno ai 75 agli 80 gradi, c'è scritto comunque, vedete anche sulle buste che voi andate a comprare, io questa l'ho presa su Amazon, c'è scritto il punto di fusione in genere delle cere che andate ad utilizzare. Cos'altro dirvi? Penso di avervi detto tutto. Cosa ci servono? I contenitori. Ovviamente io dopo vi metto una foto perché ho dimenticato di mettere anche quelli, i contenitori. Ovviamente ho quelli che sono usciti, che io ho scelto da questo kit, che sono questi, in cui poi andremo ad inserire tutte le parti poi del nostro kit, oppure ovviamente riciclate bicchieri delle vecchie candele. Ora li vado a prendere, aspettate. Eccomi qua, non gettate mai, ovviamente se vi hanno regalato delle giare con delle candele, questa ovviamente non è finita, queste ovviamente non le gettate mai perché sono un ottimo riciclo, come anche i bicchieri. Questa era una candela usata e ovviamente l'ho svuotata, l'ho pulita e la vado a riutilizzare, così come i vasetti di piccole piante grasse che vi regalano, anche qui possiamo colare la cera, bomboniere, ceneriere, questa è una candela che ho realizzato io, ma anche i vecchi bicchierini da tè, da caffè come questi, insomma riciclo a gogo tutto quello che avete in casa in cui potete colare le candele. Ovviamente se non volete acquistare questi ma acquistare il kit che contiene qualcuno di questi contenitori, ma ovviamente io ne volevo qualcuno in più perché questi li utilizzo anche per mettere i bijou e per creare qualche prodotto, per metterci dentro qualche crema, qualche unguento che faccio così quando mi parte la mia parte un po' bio, un po' fai da te. Cosmesi fa da te, ecco, quindi questo servirà. Penso di avervi detto tutto, passiamo subito velocemente poi all'atto pratico, che è quello che vi interessa di più. Mi raccomando, state sempre molto attenti quando maneggiate la cera, proteggete il piano cottura perché la cera comunque è un materiale grassoso e potrebbe macchiare, quindi proteggete il piano di lavoro dove state lavorando e quindi procedete poi tranquillamente. Vi abbraccio e se ovviamente il video vi piace lasciatemi un like, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per avere le notifiche e ci vediamo tra pochissimo. Ciao, giro la camera. Ecco i nostri fantastici barattolini. Se non volete acquistare la cera in grandi quantità ma volete solo provare, utilizzate vecchie candele che avete in casa, sminuzzatele, mi raccomando, togliete lo stoppino, sminuzzatele, tagliatele e mettetele ovviamente a fondere. Ora vi mostro il contenuto del kit, ovviamente, all'interno del quale escono gli adesivi per incollare i nostri stoppini, escono dei piccoli contenitori in plastica per le candele, uno di questi metallici come quelli che io ho preso oro, ok, vedete? Ovviamente questo è molto più piccino, questa sicuramente verrà una candela più grande, e poi ovviamente
escono i nostri stoppini. Ovviamente andate sempre a guardare l'unboxing. Dopodiché cosa ho fatto? Questo è il termometro di cui vi parlavo prima, che ovviamente trovate anche dai cinesi. È un termometro da immersione che quindi potete andare ad inserire per valutare le temperature della cera e del liquido in cui lo andiamo a sciogliere. Come vedete, io ho preso un pentolino d'acciaio ed ho messo circa a metà altezza acqua. Dopodiché ho preso il mio contenitore che esce dal kit, vedete che è graduato, qui si vede 350 ml, ho messo circa 250 ml e vediamo insomma di fare un paio, 2-3 di queste candele e poi vediamo di fare un bicchierino, non lo so, andremo a vedere. Altra cosa che volevo dirvi è che comunque quando andate a colare la candela, cioè la cera ovviamente liquida, e poi la andate a versare, molte volte si ritira, quindi tenete un po' di cera da parte eventualmente che potete poi andare a sciogliere e fare una piccola colata superiore se dovesse risultare il dislivello bruttino. Insomma, andiamo a vedere poi cosa ne verrà fuori. Per quanto riguarda la cera, questa qui ci vuole un bel po' di tempo per solidificarsi. Cera d'api e cera invece di soia impiegano 5-6 ore in genere, mentre questa ci vogliono anche 24 ore, poi dipende dalla grandezza della candela ovviamente. Quindi aspettiamo semplicemente che la cera si sciolga. E ovviamente per rimescolare potete prendere sempre una di queste stecche di legno che sono quelle che si usano per la ceretta, insomma le trovate in tutti i negozi di cinesi e niente, aspettate che fonda. Poi con ovviamente valutate sempre la grandezza della pentolina per poter ovviamente poi prendere in maniera abbastanza agevole il vostro contenitore da spostare, ok? Una volta che la cera sarà sciolta. Ci vediamo tra un po'. Vedete che la cera piano piano, si vede qui in basso, sta fondendo, quindi abbiate pazienza. Prima cosa che eventualmente potete fare è prendere ovviamente il nostro stoppino e lo andiamo a mettere sulla nostra base. Ora devo assolutamente agganciare il telefonino perché questa operazione ovviamente ad una mano è più complicata. Ovviamente possiamo procedere in due modi: o prendiamo il nostro adesivo e lo adagiamo nel nostro contenitore centrandolo, dopodiché stacchiamo il biadesivo ed andiamo a prendere lo stoppino contenuto all'interno del kit e lo andiamo semplicemente ad adagiare e poi ci coliamo sopra la resina. Come vedete questi sono già cerati e non hanno bisogno di essere insomma trattenuti. Per le candele invece più alte, adesso prendo anche un bicchierino, come per esempio in questo caso, quando abbiamo a che fare con elementi più alti, necessariamente dobbiamo andare a bloccare il nostro stoppino. Ovviamente questi sono già cerati e rigidi e quindi ve lo mostro giusto per, ma non sarebbe veramente il caso. Ovviamente anche in questo caso possiamo andare a mettere questo, ma vi faccio vedere ovviamente un altro metodo, che è quello semplicemente di immergere il nostro stoppino nella cera che è qui di fianco, che ormai è fusa, ok? E semplicemente vado a fare una leggera pressione e a farla aderire il nostro stoppino. Sempre con l'aiuto dello stecchino ovviamente posso andare a mettere un pochino di cera, ma ovviamente il nostro stecchino, continuerò fino a domani, il nostro stoppino si fisserà e quindi vado semplicemente io a piegare leggermente per tenerlo dritto all'interno della nostra candela, quindi vado, vedete, leggermente ad arrotolare. Questo è abbastanza piccino, ve lo mostro da vicino, sono andata ad arrotolare, così posso agevolmente andare a colare la mia cera. Quindi questo, vedete, è il primo e questo è il secondo. Come vedete, ora sposto queste cose, però come vedete la mia cera continua a sciogliersi, vedete? Quindi potrei tranquillamente andare a colarla. Adesso prendo un sottopiatto
di questi li sugherò per poter poggiare, perché ovviamente stiamo sempre maneggiando qualcosa di caldo, quindi mi raccomando non siate maldestre in questo, non vi scottate. E dopodiché vado a prendere una essenza. Utilizzerò questa al talco per fare qualcosa di fresco e quindi procedo. Ovviamente, se volete fare candele con fragranze diverse, dovete ovviamente utilizzare ed avere a portata di mano altri contenitori. Quindi, se volete, come dire, fare profumazioni diverse. Io ne farò qualcuna al talco, poi dopo scioglierò altra cera e ne farò in altre fragranze. Come vedete la cera non si è ancora sciolta del tutto e quindi io attenderò un altro po' e finirò di farla sciogliere. Fate anche voi ovviamente lo stesso. Per quanto riguarda la colorazione, andrò a grattare, a inserirci all'interno dei pigmenti mica, questi sono quelli della Resin Pro, e andrò a grattare un po' di gessetto azzurro perché volendo inserire questa profumazione al talco, vorrei insomma che il colore della candela richiamasse un pochino la profumazione. Per esempio viola, potete farle viola e che ricordino la fragranza della lavanda, farle sul giallino per ricordare il limone, verde la menta e così via. Come vedete la cera adesso è completamente sciolta. Vado a mettere, io metto per circa 200 ml di cera, ho messo 2 pipette. Questa è quella tipologia un po' più economico, l'ho già utilizzata per realizzare qualche altra candela e diciamo che io non amo tantissimo i profumi fortissimi e prorompenti, quindi diciamo che ci vado abbastanza piano con le fragranze. Dopodiché prendo un po' del pigmento, questo mica. Tenete presente che in genere le candele poi schiariscono, quindi anche se vedete un colore molto acceso, poi in realtà schiarirà. Quindi tenete presente questo. Guardate, ovviamente tutta questa perlescenza che vedete, ahimè, nella candela finale non verrà. Almeno io già ne ho fatta qualcuna e comunque si perde un pochino. Comunque a noi, insomma, il bello di fare queste cose è proprio divertirsi e quindi procediamo così. Adesso gratto un poco del mio gessetto, andate piano perché così i pezzetti insomma non vengono enormi e si diluiscono facilmente all'interno della nostra candela. Ovviamente poi imparerete a valutare il risultato finale, il colore che vi piace. Questo sicuramente schiarirà, quindi vado e ne metto un altro pochino perché sono certa che una volta che la candela si sarà solidificata non si vedrà, quindi ne metto ancora un pochino e dopodiché procediamo a, ecco qui ve lo mostro, sembra chissà quale colore fantasmagorico ma vi assicuro che poi dopo schiarisce tantissimo. Una volta che ovviamente siamo soddisfatte del colore e della fragranza, spostiamo ovviamente il pentolino ed andiamo a prendere i nostri contenitori e semplicemente andiamo a versare la nostra cera. Cerco di non fare troppi disastri, diciamo che il beccuccio ci aiuta. Guardate, già versando il colore ovviamente come schiarisce rispetto a quello visto nel pentolino. Vedete che già la colorazione è molto più tenue. Ne metto un altro pochino e metto da parte. Mi raccomando, quando fate questa operazione siate, anzi adesso lo lascio qui perché altrimenti rischio di scottarmi. Ovviamente dopo una ventina di minuti che la nostra cera sta cominciando un pochino a solidificarci, a solidificare, scusate, possiamo andare a posizionare sopra, come in questo caso vedete, delle conchigliette e delle stelline marine, giusto per decorare. Ovviamente non hanno nessuna funzione di profumazione, ma semplicemente decorativa.
Dimenticavo che nel kit è uscito anche questo che serve proprio per reggere lo stoppino, ma ovviamente facendo 3-4 candele alla volta e dovendo aspettare che insomma asciughino, che si insomma solidifichino, uno è praticamente inutile, andate di stecchino. Ovviamente poi la parte divertente, mentre loro stanno lì le candele a solidificare, la parte divertente è decorare anche i coperchi per regalare ovviamente le nostre candele con la cera lacca. Ovviamente io qui non ho ancora incollato, altrimenti questo video diventa infinito. Via adesivo dietro al timbrino fatto con la cera lacca, vedete qui ne ho altri. Quando metto la cera lacca ne faccio un po' e poi dopo li tengo insomma da parte. Guardate questi quanto sono carini, sempre ovviamente kit ricevuti dalla BB Craft e da altre aziende. Quindi stellina di mare e conchigliette, potete metterle o con una goccina di resina, ovviamente quella UV, oppure con la colla a caldo, insomma, giusto per darvi idee per decorare. Poi ovviamente starà la vostra fantasia. Queste sono insomma profumazione estiva e quindi ho pensato di metterci stelline e conchiglie. Questo ho messo le stelline e conchiglie, la prima volta che inserisco le stelline, spero che non brucino con la candela, poi vi dirò eventualmente casomai non le utilizzate. Vedete che il colore sta mano a mano schiarendo e divenendo sempre più tenue. Ovviamente ve le mostrerò in una foto finite, perché queste ci vorranno ancora un bel po' di tempo. Quando sarà terminata la solidificazione, tagliate con delicatezza lo stoppino con una forbice, più o meno lasciate 1 centimetro di stoppino e ovviamente poi dove potete chiudete, perché ovviamente i barattoli col coperchio mantengono di più la fragranza di quelli che ovviamente sono aperti. Quindi io questa tipologia qua le preparo per regalarle insieme alle saponette e quant'altro, e invece queste in genere le tengo per me o le richiudo. Ovviamente amiche, se non avete la cera lacca e gli stampini, semplicemente preparatevi, come ho fatto io in questo caso, vedete, un foglio di carta di quelli un po' più spessi, ho passato dell'acquerello e con della pellicola per alimenti ho creato questo effetto marea, diciamo, e poi ho ritagliato un piccolo tag, vedete, dove c'è scritto ovviamente brezza marina, che è la fragranza che andrò a mettere poi in questa candela. Ovviamente la candela è ancora calda, quella che ho preparato, quindi questa è vuota, però era giusto per darvi un'idea. E quindi poi ci andate sempre a fissare con della colla a caldo poi le vostre conchiglie, o ancora potreste, se avete dei gessetti in casa, questi sono dei gessetti che ho fatto io tempo fa, potreste sempre andare a decorare i coperchi dei vostri portacandele, ovviamente con nastrini diversi e con fragranze floreali. Non so più che consigli darvi, ovviamente poi potrete utilizzare della carta e dei tag. Io ovviamente ho questo, ma se avete dei tag rotondi sono ancora più carini, e qui ovviamente io ho fatto un effetto acquerello con il riso. Quindi diciamo che io preparo le carte d'acquerello e poi dopo mi diverto ad utilizzarle, e come vedete tutto torna utile: cordini, un po' di carta, 2 conchiglie e si prepara qualcosa di veramente carino. Ok, video tutorial finito, spero che vi piaccia, vi metterò una foto delle candele finite e come sempre ragazze, buona creatività a tutte. Ciao!